è la terza. Oggi sono a bordo della Volkswagen Golf GTI Performance di settima generazione, prodotta dal 2012 al 2019. Quello che sto guidando è un pre-restyling avvenuto nel 2017, dunque monta il 2000 TSI da 230 cavalli e 350 Nm di coppia. 0 a 100 dichiarato in 6 secondi e 4 con 250 km/h di velocità massima. Il peso in ordine di marcia è pari a 1370 kg, di consumi si attestano sui 15,6 km/l nel misto e 9 km/l quando la guida si fa più impegnativa. Ovviamente sono dati dichiarati dalla casa, quando si spinge i consumi scendono di molto. Finora ho potuto guidare la GTI 2, 5 ed oggi la 7, col tempo voglio portarle tutte quante sul canale. La GTI 7 veniva proposta in due tagli di potenza, la normale da 220 cavalli e dal 2015 come sostituzione la Performance con 10 cavalli in più, un impianto frenante maggiorato e un differenziale meccanico autobloccante. L'erogazione del 4 in linea turbo benzina è a dir poco esplosiva, è capace di mettere in affanno sia il traction control che il cambio, visto che non è propriamente stock, ma di questo ne parleremo dopo. Già da 1200 giri si avverte tutta la potenzialità del propulsore, basta veramente poco per veder schizzare il contachilometri. Il proprietario mi aveva preparato circa le potenzialità di quest'auto sulle modifiche che ha fatto fare, però porca puttana. Un'erogazione ingestibile. Si sente che è stato fatto un lavoro sotto, perché è veramente troppo cattiva per una GT. Sono onestamente impressionato. Boh. È equipaggiata con il cambio automatico doppia frizione sequenziale DSG a 6 rapporti. Ha avuto i suoi problemi in passato e talvolta non è stato affidabile al 100%, tuttavia io mi ci sono sempre trovato bene e lo ritengo sufficientemente sveglio per una guida sportiva. Ti segue, è preciso, non esita mai nemmeno sotto sforzo e inoltre sa far andare la Golf anche con un filo di gas, tutto a guadagno dei consumi. La trazione, come da tradizione, è anteriore, con, come già detto, il differenziale autobloccante meccanico, gestito elettronicamente tramite una frizione su ciascuna ruota motrice. In questo modo la potenza viene controllata e ripartita. Su questa GT in particolare fa molta più fatica per via delle prestazioni nettamente superiori alla stock. Nel dettaglio è stato installato uno scarico completo di downpipe con tanto di valvola per cambiarne la tonalità ed è stato realizzato dal proprietario stesso, se l'è fatto praticamente da solo. Un'aspirazione Ramair ed una mappatura elettronica tutta nuova, studiata a tavolino per oltre un mese, effettuando decine di prove e di rilevazioni al fine di darle un carattere molto più corposo rispetto alla stock. Per farvela breve, nonostante abbia la turbina originale IS20, copre il 100-200 tramite P-Gear in 11 secondi netti, mentre se controllate il contachilometri ne impiega 10. È una velocità indecente, ripeto, la turbina è originale. Una GTI stock impiega 16.4 secondi e diverse Stage 2 in giro per il web si sono fermate a circa 12 secondi.
a voi le dovute proporzioni. Qua siamo attorno ai 340 cavalli circa. È una bestia e non è ancora finita. La settima generazione della Golf GTI è stata curata da Walter De Silva, uno dei miei designer preferiti, se devo dirvela tutta. Dalla sua penna sono nate, tra le altre, l'Alfa Romeo 156 e 166, la Lamborghini Egoista, le Audi TT ed R8 del 2006, fino alla Golf GTI 6 e appunto 7. Venne realizzata sulla piattaforma MQB, la stessa impiegata per l'Audi A3 8V. Grosso modo ha mantenuto sia le linee generali che le proporzioni della serie precedente. Nonostante ciò, a mio parere, ha segnato un grosso salto in avanti per il modello e per il marchio. Essendo una vettura da sempre amatissima da ogni tipologia di cliente, dal ragazzino al sessantenne nostalgico, GTI è sinonimo di auto funzionali che sa spingere. Un binomio quanto mai azzeccato, soprattutto al giorno d'oggi. Per come la vedo io, quella che sto guidando ha solo un difetto. Poteva essere a 3 porte e invece è a 5. È una roba scandalosa. Cioè, veramente è stata una sorta di sfida col proprietario. Voglio farti provare la mia GTI. Ok, la GTI 7 mi manca, proviamola. Però va veramente troppo rispetto a quanto uno possa aspettarsi o rispetto a quanto può essere un'auto di questo genere, però in configurazioni originali. Il design è squadrato e deciso, un distacco netto rispetto alle linee del passato. Gli spigoli però non bastano per renderla una sportiva aggressiva anche da ferma, eccezione fatta per i paraurti anteriori compresi maggiorati, l'inconfondibile linea rossa che attraversa il frontale e i cerchi in lega da 19 pollici. Eccetto questi, potrebbe anche passare per una Golf molto più tranquilla. Quella in prova oggi ha una marcia in più grazie all'assetto rivisto con molli HR-35 e i terminali di scarico maggiorati. Internamente è sempre lei, con la trama scozzese ad avvolgere l'abitacolo. In alternativa si poteva avere con gli interni in pelle da oltre 2000 euro, ma va benissimo così. È un'auto ergonomica con ogni cosa al proprio posto, intuitiva per chi l'approccia da poco, ma allo stesso tempo familiare per gli affezionati del modello e del marchio. Il monitor al centro della plancia è un po' piccolo, mostra comunque ogni informazione utile sullo stato dell'auto, oltre ad ospitare il navigatore. Sul volante sono presenti una miriade di pulsanti, una sportiva dovrebbe essere un po' meno piena di tasti. Ad ogni modo, sono dettagli. Si viaggia comodi in 5 nonostante il tunnel centrale ingombri un po' sul divano posteriore. È comunque un'auto versatile e spaziosa il giusto. Un esemplare come quello che sto guidando veniva proposto a 33.250 euro, prezzo in linea sia con le diretti concorrenti, dunque si tratta esclusivamente di gusti personali. Volkswagen offre un'ottima dotazione di serie con optional più o meno costosi con i quali migliorare la propria GT. Meccanicamente sincera e qualitativamente buona, la Golf GTI ha attratto milioni di appassionati e pure di haters, segno che il prodotto ha centrato l'obiettivo. Il mercato dell'usato ne offre di ogni colore e potenza, perché sì, ne sono state fatte diverse versioni speciali, dalla Club Sport da 265 cavalli alla Club Sport S da 310 cavalli. Si trovano facilmente, si elaborano altrettanto con facilità e costano il giusto con bassi chilometraggi. Penso sia una delle sportive d'accesso più facili da mettersi in garage senza troppi pensieri. Personalmente questa serie è una di quelle che mi piacciono di più. Ha un design convincente ed una qualità sotto la scocca che ne spiega il giusto successo. Non ho mai valutato l'acquisto di una GTI, probabilmente avrei virato sulla R o ancora meglio sull'Audi S3, giusto per evitare la trazione anteriore. Ad ogni modo va molto meglio di quanto pensassi. Il mio riferimento tra le anteriori è l'Honda Civic Type R FK8, un vero razzo manuale che sottosterza davvero pochissimo. La GT va davvero ma davvero forte, soprattutto questa sul dritto, mentre in curva soffre qualcosa in più.
Ad ogni modo, con le modifiche ricevute si avvicina parecchio ad essere un anteriore della Madonna. Cioè pattina in una maniera incredibile. Ho i controlli inseriti e comunque scorbutica. Ha un inserimento, ha anche uno sterzo leggermente meno comunicativo della Civic, la metterei un gradino sotto, però con un'erogazione del genere riesci comunque a dar la paga a macchine veramente più grosse che non se le aspettano nemmeno. Alla fine della fiera un giovane la consiglierei per approcciarsi ad una sportiva vera, capendo i costi di gestione minimi per avere un turbo benzina in garage. Mentre a chi ne ha già avuta una, direi che qui siamo al livello più alto desiderabile per quanto riguarda la GT. Una serie così longeva rischia di avere modelli precedenti più riusciti, ma non è questo il suo caso, in attesa ovviamente di provare l'8ª generazione da 245 cavalli che si può portare a potenze importanti con pochissime modifiche.